Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video della nuova serie QGIS Base. Oggi parliamo di una delle prime buone abitudini da avere in QGIS, quindi ordinare e visualizzare correttamente i layer nel progetto. Questa può sembrare una cosa banale, ma vi assicuro che un progetto ordinato fa la differenza, soprattutto quando i layer iniziano a essere tanti. Per cui un progetto ben organizzato rende la mappa più chiara, facendoti anche risparmiare tempo durante il lavoro. Quindi partiamo proprio dal concetto di ordine dei layer. Andiamo quindi a caricare una serie di shapefile e due immagini raster. Quindi andiamo ad aggiungere layer vettore e carichiamo i nostri shapefile. Quindi andremo a prendere uno shapefile puntuali, ville, uno lineare rete canali e uno poligonale coltivazione. E andiamo a caricarli, aggiungi. Eccoli qua. Poi andremo a caricare due raster. Qui vado quindi su aggiungi layer raster e vado a caricarmi un'immagine bicolore, quindi con pixel bianco e neri, che è una tavola di una carta tecnica regionale, una CTR. Eccola qua, questa. E poi carichiamo invece un raster a colori, un ortofoto. Questa non avrà l'estensione TIFF, ma l'estensione ECW. Eccoli qua. Quindi abbiamo l'ortofoto, la CTR, quella qua sotto, e i tre shapefile. Una volta caricati dobbiamo prestare attenzione all'ordine del layer. Infatti i layer in cima alla lista vengono visualizzati, vedete, e coprono gli altri layer. Infatti in questo caso sia l'ortofoto e la CTR vanno a coprire i layer vettoriali. Difatti se spengo qua appaiono sotto. Quindi di solito c'è una norma, scusate, c'è una regola per l'ordine dei layer, che però non sarà sempre così. Di solito cosa succede? Che i raster vanno messi in fondo, perché devono sempre stare dietro a tutto il resto, quindi basta trascinare i miei raster, li metto sotto. Ok. Poi abbiamo i poligoni, eccoli qua. La rete canali, adesso magari cambio colore ai poligoni perché con sto grigio qua non si vedono bene, facciamo un arancione. La rete canali, nelle proprietà faccio un blu, aumentiamo lo spessore, e le ville mettiamo un marrone scuro, mettiamo, eccolo qua, così. Quindi vedete l'ordine proprio di norma è quindi tenere nello sfondo i raster, i poligoni, le linee sopra i poligoni e come ultimo, diciamo in alto a tutto, i file puntuali, quindi il layer di punto. Bene, adesso andiamo a vedere la correlazione che esiste tra gli elementi poligonali e i raster. Primo esempio che facciamo, lo facciamo tra il poligono e la carta tecnica regionale, il CTR. Se noi adesso andiamo a vedere quindi i nostri poligoni, che sono ovviamente pieni, vediamo che sotto, con esperienza poligoni, non vediamo ovviamente la CTR, il raster.
Infatti se spengo, vedete, tutta questa parte qua non la vediamo. Quindi vi mostro adesso quindi due possibili soluzioni. Allora, la più comune, ed è quella che può sembrare anche la più logica, è impostare la trasparenza del poligono. Quindi facciamo, prima di farvi vedere la trasparenza, faccio una categorizzazione su questo layer. Quindi vado con le proprietà a fare non simbolo singolo, ma categorizzato, e prendendo il valore della varietà. Eccolo qua. Ok. Questo adesso vi farò capire il motivo per cui abbiamo fatto questa categorizzazione. Allora, se io vado a questo punto a impostare la trasparenza, non faccio altro, in questo caso andiamo su questa zona, o anche questa qua lo stesso, eccolo qua. Comunque andiamo sulle proprietà e diamo una opacità, una trasparenza, non so, del 50%. Ok, eccola qua. Andiamo a muoverci un attimo perché volevo trovare proprio una zona, ecco, questa qua potrebbe essere quella adatta. Eccola qua. Allora, così effettivamente noi abbiamo il nostro poligono, sotto abbiamo la nostra CTR che si vede. Però questa soluzione qua personalmente non mi piace perché comunque quando voi andate a dare l'opacità viene cambiato proprio la colorazione del pixel. Adesso qua magari non si vede tantissimo, però vedete che questo pixel qua, che sarebbe in origine nero, prende un po' la colorazione del viola del poligono. Se andiamo su questo, prende la colorazione del verde. Per cui, a parte la considerazione di visualizzazione, questa differenza magari non si nota molto in stampa, però secondo me non è la soluzione tecnicamente corretta questa. Difatti io non la uso mai. Cos'è invece la soluzione che preferisco usare? Torniamo riportiamo il poligono senza opacità, quindi è pieno. Ok, allora cosa faccio? Non faccio altro che prendere la CTR, il layer raster CTR, vado a metterlo sopra al poligono. Ovviamente questa raster è formata da due pixel, lo 0 che è bianco e l'1 che è nero. Quindi quello che devo fare io adesso non è altro di rendere trasparente il pixel 0 in maniera tale che questo diventi invisibile e possa vedere tutto quello che sta sotto. Quindi faccio altro che andare su il layer, vado su trasparenza e dico metti come valore no data, quindi senza nessun valore, il pixel 0. In questa maniera non faccio altro che, vedete, ho reso invisibile lo 0, per cui vedo tranquillamente tutto quello che sta sotto ai miei poligoni. Per cui a mio avviso questa è un po' la soluzione più corretta, difatti è quella che utilizzo, però uno potrebbe utilizzare anche quella precedente, insomma. Io vi consiglio in questo sistema di lavoro. Vediamo adesso l'esempio del raster, dell'utilizzo del raster ortofoto con i poligoni. Quindi vado a spegnere la CTR e vado ad accendere l'ortofoto. Ecco, in questo caso qua non potremo ovviamente utilizzare la seconda soluzione che abbiamo visto prima perché non abbiamo il pixel 0,1, ma abbiamo un'infinità di colorazioni che mi formano l'ortofoto.
per cui sono costretto, per vedere quello che sta sotto, a dare una opacità, una trasparenza ai poligoni. Adesso, per farvi questo esempio qua, volevo anche dare uno spessore al bordo, perché vedremo anche, diciamo, come gestire proprio il bordo per quanto riguarda la non trasparenza. Quindi vado a fare, in questo caso qua possiamo fare tranquillamente anche singolo, ok, mettiamo facciamo un arancione e diamo un bel spessore, anche un bel 2, eccolo qua. Questo ve lo faccio proprio per farvi capire l'esempio. Allora qua è abbastanza naturale dire ok, voglio fare la trasparenza, giusto? Vado su il layer, come abbiamo fatto prima, vado opacità e faccio un bel 50%. Cosa succede? Anzi, faccio il bordo di un colore diverso, facciamo un azzurro, eccolo. Quindi vedete che ok, mi va bene la trasparenza sul poligono, però vedete che lui fa la trasparenza anche nel bordo, quindi a me non va bene, io vorrei tenere il bordo senza trasparenza. Quindi andiamo ad agire non sull'opacità generale, quindi questa qua non la utilizzo, facciamo così, ok, ma vado a lavorare sull'opacità solo del riempimento, quindi vado sul riempimento, vado sul colore del riempimento ed è qua che vado a dare l'opacità del 50%. Eccolo qua. Per cui vedete che lui ha fatto la trasparenza sul riempimento, mentre il bordo lo mantiene senza trasparenza, quindi pieno. E volevo adesso fare un passo indietro e vedere come gestire il bordi e mettere in evidenza i bordi nel caso del raster CTR con i poligoni, quindi l'esempio iniziale. Allora, ho riportato la situazione antecedente, quindi ho la CTR con la trasparenza e ho il mio poligono. Vedete che giustamente la CTR è sopra il poligono, poi il problema è che va anche sopra al mio bordo. Ok, quindi quello che devo fare io adesso è evitare che il bordo venga sotto al raster. Quindi l'unica maniera, la soluzione che posso fare è duplicare il layer della coltivazione. Quindi faccio un duplica, ok, metto la coppia sopra alla CTR e cosa vado a fare? Vado sulla parte sotto a eliminare il bordo, quindi dico stile del tratto, nessuna linea. Ok. Sopra dirò togli il riempimento, quindi stile riempimento vuoto. Eccolo qua. In questa maniera vediamo che abbiamo il nostro riempimento sotto la CTR, però abbiamo il nostro bordo sopra, quindi può essere tranquillamente visualizzato. Ecco, adesso torno sulla visualizzazione standard, eccola, quindi il nostro bordo è ben visibile e soprattutto non ha né la trasparenza, non è sotto al mio raster CTR. Bene, adesso vediamo l'ultimo argomento ed è relativo al come creare gruppi di layer. All'interno del nostro progetto, quando il numero di layer aumenta, quindi quando abbiamo parecchi layer, per mantenere il progetto ordinato è molto utile quindi creare dei gruppi.
Adesso ho caricato un po' di elementi per farvi capire come gestire questo problema. Intanto i gruppi ti permettono quindi di raggruppare layer che appartengono magari allo stesso tema, quindi potrei avere il gruppo della base cartografica con ortofoto e varie mappe di base, il gruppo infrastrutture, potrei avere quindi la rete stradale, ferroviaria, o magari il gruppo dati ambientali per aree verdi, zone protette. Allora, nel mio esempio ho caricato una serie di layer vettoriali e dei raster, delle immagini, mappe di sfondo. Quindi li ho buttati in maniera un po' casuale, quindi già questo fatto qua, vi ricordate che se io metto sopra una base, in questo caso è diciamo un servizio cloud che mi permette di caricare la mappa OpenStreetMap, vedete che va sopra tutto, quindi prima cosa è metterla sotto, giusto? Anche il Google Satellite, eccola qua, il Google Satellite va sotto, e anche l'ortofoto che abbiamo utilizzato prima, la mettiamo sotto. Eccola qua. Ok. E poi abbiamo visto che gli elementi lineari, quindi rete canali, ho caricato la rete ferroviaria e la rete stradale, quindi li mettiamo qua. Gli elementi poligonali che vanno sotto degli elementi lineari e gli elementi puntuali all'inizio, sopra di tutto. Allora, come funziona la gestione del gruppo? Intanto, se io dovessi spegnere degli elementi, dovrei ogni volta andare a spegnere 1, 2, 3 di tutto, o anche questi qua, questi e così via. Quindi la comodità di creare il gruppo è dire: ok, io vado a selezionare questo, questo e questo, e gli dico col tasto destro raggruppa selezionati. Lui mi fa un gruppo che potrei chiamarlo cartografia, mettiamo la maiuscola, eccola qua. Cosa succede in questo caso? Che io posso tranquillamente, vedete, spegnere, intanto posso chiudere proprio l'elenco e dire ok, io spengo tutto, e lui mi spegne tutto quanto. O solo potrei dire spegno quella singola. Quindi l'accensione e lo spegnimento è relativo a tutto il gruppo, e soprattutto anche in questo caso vedete che gli elementi sono belli ordinati. Facciamone un altro, potrei dire gli elementi delle infrastrutture, ferrovie e strade, faccio un altro gruppo e dico infrastrutture, infrastrutture. Eccolo qua. E anche in questo caso voglio fare in velocità una stampa solamente con le ville e la rete canali, senza dover spegnere tutti quanti questi layer. In questo caso sono solo 2, ma provate a immaginare di averne molti di più. Non faccio altro che spegnere, e si spengono tutti e 2 i miei layer. Quindi molto comodo, ripeto, l'utilizzo dei layer di gruppo, soprattutto come dicevo sui progetti in cui avremo da lavorare su 20-30 layer vettoriali, magari altrettanti per quanto riguarda quelli raster. Bene, ho concluso questo primo video della serie QGIS base. Spero che sia stato di vostro interesse. Vi invito nei commenti magari a proporre qualche altro argomento. Ciao a tutti e alla prossima.